Un capo d'abbigliamento oppure un complemento posso anche definire dell'immaginario collettivo delle persone. Se noi pensiamo ai baffetti sottili, verticali e alla camicia bruna, è ovvio, non pensiamo a Charlie Chaplin o al suo personaggio Charlot, ma ad Adolf Hitler. L'orbace è diventato un po' il simbolo per eponimo di Mussolini. Il doppio petto e il sigaro, rigorosamente cubano, ci associa a Winston Churchill. Ma c'è un copricapo caratteristico, quasi scomparso, oggi utilizzato da pochissimi stati, un copricapo militare che ha segnato l'immaginario collettivo, soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Certo, come si diceva, è usato ancora oggi da alcuni corpi particolari, ma quel copricapo, che si chiama képi, molto utilizzato in Francia, è il compagno d'avventura ideale del nostro personaggio di oggi. Lo vedete alle mie spalle, indossa proprio il képi, è lui, le Général Charles de Gaulle. Oggi parliamo della sua storia. Questo video, come molti altri della nostra piattaforma, vi è offerto dal nostro preziosissimo partner NordVPN. Conoscete già tutti i vantaggi di NordVPN, la migliore VPN italiana? Beh, oggi ce n'è uno nuovo, uno in più, una nuova app che si chiama Saily. Che cos'è Saily? È l'app eSIM per viaggiatori sviluppata esclusivamente da NordVPN per tutti voi. Se sottoscriverete in questo periodo, a partire da oggi fino ad agosto, un piano con NordVPN, potrete avere fino a 20 GB gratis da usare su Saily in base alle vostre esigenze e al piano appunto acquistato. Si possono anche prenotare vacanze a prezzi ridotti sfruttando NordVPN e connettersi in piena sicurezza dai wifi dei luoghi pubblici, pensate ai ristoranti, gli hotel o meglio ancora gli aeroporti, usando Saily o NordVPN o tutti e due in coabitazione. E allora cosa aspettate? Approfittate della grande offerta che NordVPN ha riservato a tutti voi follower del canale Dentro la Storia e viaggiate in sicurezza quest'estate da casa oppure lontano da casa con NordVPN. Nella vita di Charles de Gaulle, la Francia, il nazionalismo francese, la grandeur, come viene definita, ma anche l'impegno militare, hanno rappresentato una parte non importante, fondamentale. Figlio di una famiglia profondamente cattolica, già ufficiale molto giovane durante la Prima Guerra Mondiale, prigioniero dei tedeschi e durante la prigionia tra un tentativo e l'altro di fuga conobbe addirittura il futuro maresciallo sovietico Mikhail Tukhachevsky, una delle future grandi vittime delle purghe staliniane. Charles de Gaulle è stato, prima di tutto, un emblema per la Francia, un emblema di resistenza, di volontà di combattere, quando tutto sembrava perduto. La carriera militare di Charles de Gaulle è scandita da tappe. Inizia molto presto, il 30 settembre del 1909, con l'ingresso all'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Da lì ne esce come cadetto. Il 1 ottobre del 1913 è già promosso a tenente. Poi scoppia la Grande Guerra, è capitano e come tale combatte, venendo ferito e appunto, come già detto, catturato. Dopo la guerra torna a scuola, all'École Supérieure de Guerre, l'equivalente della nostra scuola di guerra. È destinato a far carriera. Viene designato nel 1927 come comandante di battaglione, praticamente maggiore. Nel giorno di Natale del 1933 riceve la promozione a tenente colonnello e 4 anni esatti dopo, il 25 dicembre del 1937, diventa colonnello. È con questo grado che Charles de Gaulle affronta la Seconda Guerra Mondiale. È un ufficiale intelligente, è un ufficiale che ha capito ciò che molti suoi colleghi, anche superiori di grado, non hanno capito, ossia che la guerra non sarà più di posizione, sarà una guerra di movimento, una guerra in cui le masse meccanizzate, motorizzate, corazzate giocheranno un ruolo da assoluto protagonista. Viene inviato come ispettore sul fronte nord in corrispondenza dell'offensiva tedesca, l'offensiva che nella primavera del 1940, come una lunga affilata lama di scimitarra, cala dai Paesi Bassi attraverso il Belgio e il Lussemburgo fino alle Ardenne.
quelle Ardenne che sembravano impenetrabili secondo gli strateghi francesi per i Panzer tedeschi, strateghi che non avevano fatto i conti con le esigenze di una guerra moderna. I tedeschi avevano già capito come superare l'ostacolo naturale delle Ardenne, ma andando avanti i genieri, i zappatori, i pontieri a preparare il terreno affinché i Panzer potessero rotolare senza troppi problemi tra viottoli di campagna e stradine accidentate. Charles de Gaulle si reca in visita alle divisioni meccanizzate leggere e scopre qualcosa che denuncia immediatamente allo Stato Maggiore. È stato sbagliato tutto. La decisione dei francesi di dividere le forze corazzate attraverso le divisioni di fanteria come un supporto e non come forze autonome si è rivelata sbagliata. Chiede più battaglioni di carri, de Gaulle. I carri francesi non sono affatto male. I Somois se la vedono alla grande con i Panzer 2 e Panzer 3 tedeschi, ma sono troppo pochi e sono distribuiti in maniera frammentata lungo il fronte. A un ufficiale inferiore che lamenta il fatto che le unità vengono spazzate via una dopo l'altra, Charles de Gaulle replica con ne avevo chiesti di più di carri, non me li vogliono dare. Questa sua volontà critica, questo suo atteggiamento non piace alla politica francese. È per questo che il suo incarico da ispettore al fronte dura pochissimi giorni, viene richiamato a Parigi, promosso in tutta fretta e con effetti retroattivi al grado di generale di brigata e spedito a Londra. Perché? Non è esattamente un esilio. Viene mandato a Londra perché comunque quell'immagine combattiva può servire come diversivo per gli inglesi, mentre la Francia tratta la resa. Spedire nella capitale britannica un ufficiale determinato a combattere fino alla fine, in maniera decisiva, quando a Parigi già si comincia a pensare alle trattative da intavolare con i nazisti per innalzare la bandiera bianca, può essere un ottimo diversivo. A Londra de Gaulle non resta con le mani in mano. Chiede più volte di parlare col governo inglese, chiede che vengano spedite più squadriglie di aerei sul continente a protezione delle truppe sia francesi che belghe che ovviamente inglesi. C'è il BEF, il British Expeditionary Force, sul terreno. Gli inglesi però mangiano la foglia. Il controspionaggio inglese è stato informato dei tentativi del governo francese di giungere a una pace separata con i tedeschi. De Gaulle si ritrova isolato, sconfessato dal suo stesso governo, che gli ritira ogni appoggio e ogni delega. È lasciato solo. A Londra non ha nessuno su cui contare, almeno fino a metà giugno, quando la Francia si arrende, quando sembra tutto perduto. De Gaulle, il 18 giugno del 1940, chiede di rivolgere un proclama ai francesi, un proclama alla lotta. È un qualcosa che piace agli inglesi, che piace molto al governo britannico, perché sollevare la popolazione francese contro l'occupante tedesco può far guadagnare alla Gran Bretagna e ai suoi alleati tempo prezioso per riorganizzarsi e per rimettere in sesto tanto lo Royal Army quanto le difese dell'isola. Si teme l'invasione, si teme che Hitler non voglia accontentarsi dell'Europa continentale, ma voglia spingersi oltre. Ecco che la richiesta di De Gaulle di parlare ai francesi ottiene pieno appoggio. E cosa dice De Gaulle a quei microfoni? Il suo proclama è la nascita di quella che verrà chiamata la France Libre, la Francia libera. Mentre il nuovo governo francese, insediatosi a Vichy, una cittadina termale fino a quel momento poco nota al di fuori dei confini, ma dotata di un'ottima centrale telefonica e per questo prediletta dal maresciallo Pétain per insediare il nuovo governo, lo sconfessa, lo condanna a morte in contumacia e lo accusa di alto tradimento. De Gaulle incita i francesi con un proclama che inizia con le parole «A tous les Français, la France a perdu une bataille, mais la France n'a perdu la guerre». A tutti i francesi, la Francia ha perso la battaglia, ma la Francia non ha perso la guerra. Luttons tous pour la sauver. Lottiamo tutti per salvarla, la patria. Vive la France. Questo proclama, che eccita gli animi dei francesi che non hanno accettato la sconfitta, cambia le prospettive, sia in Francia, dove nascono i movimenti di resistenza, nasce il Maquis, il primo esempio di lotta partigiana, che fuori, in Inghilterra, dove De Gaulle, quel neogenerale, fino a quel momento oscuro, poco considerato, anche sottovalutato, ottiene carta bianca per iniziare a ricostruire un altro Stato francese. Nascono due Francie, quella di Vichy, ufficialmente la Francia riconosciuta in ambito internazionale, che però non controlla buona parte del suo territorio metropolitano, che ha un controllo minimo sulle colonie e che vedrà, come abbiamo già visto nello speciale dedicato alla Marine Nationale che trovate nel canale, vedrà le sue forze navali attaccate dagli inglesi, spaventati questi ultimi dalla possibilità che le navi vengano consegnate ai tedeschi e agli italiani. E dall'altro la France Libre, la Francia di De Gaulle, i gaullisti
viene coniato questo nuovo termine che è in voga ancora oggi. Il gaullismo è un nazionalismo francese, non spinto, moderato. È un nazionalismo che punta a recuperare l'orgoglio della Francia, mantenendosi consapevoli di ciò che la Francia ha perduto. De Gaulle ci mette un bel po' a riorganizzare le forze. Deve prima mandare i pochi ufficiali che decidono di seguirlo nelle colonie. Perché nelle colonie? Perché lì ci sono ancora tante truppe francesi. Certo, sono soprattutto truppe coloniali. Alcune si sbandano, alcune non sanno cosa fare. L'armistizio le ha spiazzate. De Gaulle a poco ne ottiene la fiducia. Il Gabon, poi il Camerun passano con lui. Questi comandanti che passano con le loro truppe assieme a De Gaulle vengono sconfessati da Vichy, bollati come traditori. A poco altre colonie si uniscono. Le colonie nel Pacifico, Numea e le isole circostanti, Djibouti, la Cayenne. De Gaulle sa toccare i tasti giusti, quei tasti che gli permettono di risollevare il morale delle truppe e solleticare l'orgoglio dei comandanti. Non tutti però la pensano come lui. Il vero scontro avviene tra il 1942 e il 1943, con l'operazione Torch, lo sbarco degli anglo-americani nell'Africa settentrionale francese. I francesi di Vichy si oppongono armi in pugno, anche se è una resistenza piuttosto blanda. Quello che importa è la definizione del passaggio dei poteri tra le amministrazioni di Vichy e le relative truppe in Africa settentrionale e il sistema gaullista, la France libre. Churchill e ancora di più Roosevelt devono usare un bel po' di pazienza oltre che di diplomazia per convincere i francesi di Vichy dell'Africa settentrionale ad accettare la leadership di De Gaulle, che non è apprezzato da tutti. Una bella mano a De Gaulle arriva dalla morte dell'ammiraglio François Darlan, anche di questo abbiamo già parlato, un ufficiale che poteva rivaleggiare con lui e che viene ucciso ad Algeri proprio da un simpatizzante gaullista. Un omicidio oscuro, ma che spiana la strada di De Gaulle, che da quel momento in avanti è leader incontrastato della Francia libera. Una Francia libera che si afferma sempre di più con un ruolo politico prima, riuscendo a farsi accreditare come forza combattente, nonostante il combattente ci sia ben poco. L'unico vero esempio di combattimento sul campo da parte dei francesi liberi sia a Bir Hakeim nel 1942 in Libia, quando una brigata al comando del generale Koenig, uno degli ufficiali fedeli a De Gaulle, si oppone all'ariete italiana, e la volontà degli altri alleati di mantenere De Gaulle al tavolo dei colloqui politici. Certo, fatica la Francia libera ad affermarsi come forza combattente, deve ricorrere anche soprattutto all'aiuto americano, un aiuto immateriale prima di tutto. Le forze della Francia libera vengono rivestite da capo a piedi con uniformi americane, calzature americane, elmetti americani, armi leggere americane, carri armati americani. Sui carri viene dipinta la croce di Lorena, è il simbolo della Francia libera contro l'ascia della Vendée della Francia di Vichy. Nell'estate del 1944 De Gaulle ha la sua grande occasione, più che militare, politica. Uno dei suoi luogotenenti, il generale Leclerc, spinto dalla popolazione, marcia verso Parigi dopo aver ottenuto l'assenso del generale. Gli americani gli corrono dietro per fermarlo, troppo tardi. Leclerc apre la strada, gli americani arrivano subito dopo. Come abbiamo visto nel video intitolato Parigi brucia che trovate nel canale, si sviluppa una serie di battaglie per strada, ma alla fine Parigi è liberata, soprattutto celebrata la liberazione. Tocca a Charles de Gaulle che marcia trionfatore sugli Champs-Élysées, acclamato dalla folla, la folla in tripudio che agita il tricolore francese, e acclama il generale. Il generale è pronto per prendersi la scena politica, non vuole lasciare a nessun altro quel proscenio che si è guadagnato. Quella marcia è l'ultima mossa per preparare la carriera a tutto campo. Peccato che il primo tentativo vada a vuoto. Nel 1946 un De Gaulle amareggiato respinge la rinascita della Repubblica francese, la Quarta Repubblica, e avvia una fase di contestazione politica. Non è d'accordo su nulla De Gaulle, non gli piace nulla, e proprio questa sua critica continua gli aliena buona parte della simpatia del paese. Tutto quel favore, tutto quell'appoggio da parte della popolazione svanisce in un nulla a fronte dell'ostinazione. De Gaulle sembra essere ottuso, sembra non voler capire, è anche sempre più deluso e si ritira a vita privata. D'altronde pensa che a 63 anni il suo tempo sia bello e concluso. Il generale è un combattente, ma evidentemente il calcolo matematico non è il suo forte. Tra il 1953 e il 1958 la Quarta Repubblica si affossa con le proprie mani, a vita breve, travagliata, ed è destinata a mutare faccia. Prima arriva la disfatta in Indocina, l'abbiamo già visto nel video dedicato
a Dien Bien Phu. Poi la fallimentare spedizione di Suez, ne parleremo prossimamente. Infine, c'è quella logorante guerra in Algeria contro il Fronte di Liberazione Nazionale, l'FLN, che devasta il tessuto sociale francese, mina le certezze della società e rovina anche l'economia. La popolazione non vede risultati concreti, invoca un uomo forte e sicuro che, pur rispettando l'ordinamento repubblicano, perché nessuno vuole un dittatore, riporti il paese a una fase di stabilità. De Gaulle viene così convinto a tornare sulla scena. Non è quel vecchietto in pensione che si pensava. Negli anni di ritiro volontario ha studiato abbastanza la situazione e i suoi consiglieri sono sufficientemente preparati per accompagnarlo in questa nuova avventura. A richiamarlo in azione, ironia della sorte, sono gli stessi militari che stanno combattendo in Algeria, ma che hanno anche minacciato un colpo di Stato, perché qualora non venissero accontentati, qualora De Gaulle non tornasse al potere, i militari sarebbero pronti a sbarcare sulla Francia metropolitana per avviare una stagione di dittatura militare. Il 1° giugno del 1958, Charles de Gaulle torna alla ribalta. Con queste parole, ad una chiamata alle armi non si può non rispondere. È uno dei suoi motti caratteristici e quando viene dato l'annuncio alla radio e alla televisione, la Francia impazzisce. Sono tutti per le strade, convinti che il generale riuscirà a salvare il paese ancora una volta. Innanzitutto De Gaulle giura come Presidente del Consiglio dei Ministri, ma ha già pronto nel cassetto l'asso della manica, quella riforma che ha studiato per anni e anni e che è pronta a entrare in funzione. Una riforma costituzionale che trasforma la Francia in una repubblica semipresidenziale, quella che conosciamo oggi, la cosiddetta Quinta Repubblica. La riforma entra in vigore il successivo 5 ottobre. Con gli ampi poteri esecutivi garantiti dalla nuova carica di capo dello Stato, De Gaulle affronta di petto le questioni stringenti, a cominciare proprio dall'Algeria, ma lo fa smentendo le previsioni. Nessuna guerra totale e frontale all'FLN, piuttosto un dialogo aperto, quello che i militari hanno sempre rifiutato. Ad Algeri i generali urlano al tradimento e organizzano un colpo di Stato che però fallisce non appena De Gaulle si rivolge alla nazione. Il suo appello all'obbedienza di civili e soldati smonta in poche ore le pretese di Raoul Salan, che tra l'altro durante la guerra era stato un gollista, e degli altri generali che da quel momento in poi preferiscono la strada del terrorismo. L'OAS, Organisation de l'Armée Secrète, da quel momento in avanti ha 2 obiettivi: non solo impedire con ogni mezzo l'indipendenza algerina, ma anche uccidere lui, De Gaulle, soprannominato il Grande Zora, soprannome non certo affettuoso, visto che quel nome femminile in Francia viene utilizzato spesso per le prostitute. Nell'agosto del 1962, effettivamente, come abbiamo già visto, per un soffio il comando del tenente colonnello Bastien Thierry non va a segno e solo la fortuna salva De Gaulle mentre la sua Citroën DS viene crivellata di colpi. Quello sarà il canto del cigno dell'OAS, ormai destinata a essere sconfitta, mentre De Gaulle raccoglie i frutti di una popolarità sempre più vasta, dalle stelle alle stalle e ritorno. Era stato un grandissimo personaggio durante la Seconda Guerra Mondiale, era stato criticato e messo ai margini dopo la fine della guerra, tornato in auge, appunto, dalle stalle questa volta alle stelle, tra gli anni 50 e gli anni 60. Non c'è solo l'Algeria però nei piani del generale, c'è il nuovo franco francese che viene immesso appositamente per ridare ossigeno all'economia locale, boccheggiante, dopo anni di crisi non solo coloniali. In ambito di politica estera, De Gaulle rompe politicamente con gli Stati Uniti e con la NATO, dando vita a quella che verrà chiamata la partecipazione parallela al Patto Atlantico. De Gaulle, tra l'altro, è uno dei fautori dell'indipendenza francese per quanto riguarda lo sviluppo e l'utilizzo di armi nucleari. Introduce quella che ancora oggi si chiama Force de Frappe, che conserva il potenziale nucleare del paese, rendendolo sicuro protagonista dello scenario europeo e mediterraneo. Fino al 1969 Charles de Gaulle è padrone assoluto della politica interna e voce molto ascoltata all'estero. È temuto De Gaulle. Quando gli studenti parigini si rivoltano nel cosiddetto maggio francese, al rientro dalla Germania, il generale mostra il polso d'acciaio. Si rivolge ancora una volta al suo paese attraverso i microfoni e dice 4 semplici parole: la ricreazione è finita. È duro nei confronti degli studenti, vuole la repressione, ma il generale non lo sa che il suo tempo in politica e non solo sta scadendo. La sconfitta elettorale al referendum di trasformazione delle regioni lo induce alle dimissioni dalla carica presidenziale e lo esclude anche dal resto della politica, perché lui stesso sceglie di fare un passo indietro
per non influenzare la scelta del suo successore. Per l'ultima volta Charles de Gaulle si ritira e si dedica alla scrittura e nelle pause di lavoro a una sua vecchia passione, quella per i giochi con le carte. Un pomeriggio di novembre, pochi giorni prima del suo 80° compleanno, è il 1970, il generale si accomoda al suo solito tavolino nella biblioteca della sua residenza, prende un mazzo di carte, è pronto a fare un solitario. Ha un po' di mal di testa, si sente spossato, pensa che sia un po' l'età e un po' magari gli effetti della digestione del pranzo. Improvvisamente il mazzo di carte gli sfugge di mano, la vista si annebbia, è un aneurisma che l'ha colpito, forte, immediato. I soccorsi non fanno in tempo a intervenire. In meno di mezz'ora, Charles de Gaulle, l'uomo che salvò, rianimò, rivoluzionò, bastonò, condusse con pugno di ferro e cambiò radicalmente la Francia all'interno del XX secolo, passa dal presente della storia alle cronache storiche e alla memoria. Una memoria che passa attraverso le tante foto che lo ritraggono. Giovane ufficiale in uscita dalle scuole militari, il matrimonio, a Londra con la stella da generale al microfono della BBC, ad Algeri mentre tratta con gli ufficiali gollisti, acclamato dalla folla sulle Champs-Élysées nell'agosto del 44, il suo ritorno all'Eliseo nel 58, il pugno di ferro contro i terroristi, contro l'OAS e poi contro gli studenti, le tante immagini scattate in giro per il mondo, nei suoi colloqui con gli altri capi di Stato. Che sia piaciuto o che non sia piaciuto, Charles de Gaulle resta un uomo, una figura da studiare, da approfondire e da conoscere per comprendere l'Europa, ciò che è stata nel Novecento, ciò che è e sarà in questo XXI secolo. La politica francese, la NATO, la politica atlantica, i complessi rapporti di forza tra paesi europei e Stati Uniti e anche per capire cos'è davvero il nazionalismo francese, che va ben oltre quella che noi chiamiamo grandeur. È un qualcosa di più complesso, è un qualcosa che ancora oggi in Francia e fuori dai confini transalpini viene chiamato il gaullismo.